Ben ritrovati. Oggi abbiamo una Nintendo Switch che non si accende, non carica la batteria, non fa nulla. L'ho già smontata e ho verificato che ha un cortocircuito su questa zona qua, dove c'è il chip BQ responsabile per la ricarica della batteria, precisamente in questa zona qua sopra. Qui c'è, questo qui è il chip e qua sopra questa qui che è l'uscita del voltaggio per tutta la scheda. Abbiamo il cortocircuito, come vedete dal multimetro, e chiaramente questa è la massa e questa abbiamo il cortocircuito. Quindi a questo punto, per capire quale sia il problema, andiamo con l'alimentatore da banco. Ok, colleghiamo la massa, prepariamo la telecamera termica e andiamo a iniettare voltaggio. Andiamo con 1 volt massimo amperaggio. Il mio multimetro, il mio alimentatore da banco riesce a fare 10 ampere e vediamo se riesco a farvi vedere delle immagini più o meno. Allora, andiamo a iniettare. Allora abbiamo 5 ampere di assorbimento e come vedete abbiamo una bella zona rossa qui su nell'angolo, però non è una zona come dire specifica, ma è diffusa, quindi il calore viene da qua dietro, viene e vedete tutta questa zona calda qua. Allora qui c'è un altro punto di riferimento per mettere il voltaggio. Andiamo a mettere il voltaggio, ecco qua, e quindi adesso vedete che è un puntino, quindi c'è qualcosa qui che sono intorno ai 60 gradi, 70 gradi, comincia a aumentare eccetera, c'è qualcosa lì che è andato completamente in cortocircuito. Quindi, considerato che abbiamo un assorbimento sufficiente e anche una temperatura sufficiente, direi andiamo al microscopio. Fatemi vedere un attimo qua. Andiamo qui nell'angolino, mi sembra che fosse questa zona qui. Qui vediamo che abbiamo già un componente un po' messo così, secondo me è lui, questo qui, condensatore. Potrebbe essere anche questo chip qua, perché come ho detto questa che è in cortocircuito è la linea che controlla, no, che controlla, è la linea che va dappertutto sulla scheda, è la linea principale che dà corrente a tutta la scheda, quindi può essere qualsiasi altro componente. Ok, quindi andiamo con un po' di alcol isopropilico che evapora velocemente.
andiamo a fare inizione di nuovo, mettiamo voltaggio, eccolo lì, sì, ecco il condensatore lì, quel condensatore lì è andato in cortocircuito, si è bruciato letteralmente. Ok, allora andiamo a sostituirlo e vediamo cosa succede. Ok, allora il componente è stato tolto, è stato rimosso, è qui. Adesso andiamo a vedere che succede quando vado a toccarlo. Succede che, se riesco a fare buon contatto, no. Ecco, l'avete visto per un momento? Eccolo qua, è in corto. Ecco qua il componente in corto. Quindi adesso se vado a misurare di nuovo qui dove ero prima, vicino al BQ, su questa zona qua dove avevo misurato prima, infatti adesso eccolo qua, 50 kΩ, 50 megaohm, ok, al contrario 440 ohm, sì. Vediamo in diodo, 0.3, sì, ok, sistemato. Quindi vabbè, adesso la scheda per accendersi può accendersi già adesso, è crepato, ah eccolo lì, sì. Dall'altro lato, se vedete c'ha, a parte che è scolorito, c'ha una piccola crepa qui, eccolo lì, è andato, si è fuso insomma. Ok, come ho detto, questo è un condensatore che molto spesso sono di filtro, quindi non è propriamente indispensabile per la scheda, può accendersi lo stesso, noi lo cambiamo chiaramente perché se l'hanno messo un motivo c'è, però la scheda può accendersi lo stesso anche così. Quindi per il momento lo sostituiamo e lo rimontiamo e vediamo cosa succede. Ed eccoci qua, eccola qua. Aveva anche la batteria bruciata e a causa del cortocircuito sicuramente ci saranno dei fusibili di protezione qua dentro, si saranno bruciati i fusibili, magari la batteria è buona, però vabbè, l'ho cambiata perché appunto non riusciva a caricare, non riusciva a far accendere la console, quindi vabbè, e adesso ho una batteria provvisoria, però a posto. Quindi dov'è? Perso. Quel piccolissimo condensatore andato in corto causava problemi. Era l'unico responsabile di tutto questo casino. Ecco qua. Vediamo con i Joy-Con. Vediamo se si collegano i Joy-Con. Sì. Ok. Perfetto. E questa, anche questa è pronta. Si collegano in wireless. Perfetto. Ok, molto bene. Il video termina qui. Spero vi sia stato utile. Lasciate un like, scrivete un commento
iscrivetevi se non l'avete già fatto, e se avete bisogno di riparazioni potete trovarmi sotto con i link in descrizione, e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!